Ragazzi, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Solita procedura. Togli la cera e rimetti la cera. Poi guardate il contesto, capite bene che il telo fa super comodo. Non tanto per lo sporco ovviamente, ma per il sole a queste latitudini. Mi vedete con la magliettina a maniche corte perché proprio in questo punto sono letteralmente bruciato. Sono talmente abituato che è un po' come cambiare le gomme nella Formula 1. Giro veloce, panoramico per vedere se c'è qualcosa che perde. I paraolio sembrano ancora tenere. Nella vaschetta di espansione il livello del liquido è perfetto, quindi per adesso, per fortuna, tutto ok. È moto caricata, ma non so se riuscite a vedere la mia fronte, sento le gocce anche qua sul collo che stanno scendendo. Caldo pazzesco! Sì, sta aumentando la temperatura, sta aumentando l'umidità e stanno aumentando le zanzare, mosquitos a gogo o zancudos qui in America Latina. E a queste latitudini, anzi, mano a mano che si sale, bisogna sempre fare più attenzione per via della febbre gialla, eccetera, eccetera. Al volo vi aggiorno su un piccolo problemino sorto lungo la strada. Purtroppo il supporto per l'action cam, se avete visto il video precedente, non tiene a causa del sole molto forte. Ora ho fatto un accrocchio con della colla utilizzando il velcro, perché assolutamente bisogna fare attenzione a toccare la colla sulla calotta, e per colla intendo la classica attack, perché rovinerebbe le fibre della calotta stessa, rendendo il casco meno sicuro. Ora però speriamo che tenga. Nel frattempo, ragazzi, guardate la situazione intorno. Traffico allucinante e, come detto all'inizio, ho i baffi che sudano. Abbiamo fatto un po' rifornimento di dentifricio, di bagnoschiuma che ci servono lungo il tragitto, non lasciando indietro il repellente per le zanzare. Avete capito? Anche il bagnoschiuma. Ma chi lo usa il bagnoschiuma? Viaggiate con una donna e poi capite. Tra l'altro, ragazzi, repellente, dentifricio e bagnoschiuma 6,90 € totali. Il tragitto di oggi è brevissimo, ma come sempre lo vedremo tutti insieme. Vamos! Per adesso non collego la camera perché aspetto che si asciughi il tutto bene. Si aggiustano bici, solito problema. Se riusciamo ad uscire da Piura siamo salvi. Soprattutto con che puzze convivono, ragazzi, è davvero impressionante, perché è l'odore dell'immondizia che è fortissimo. Noi dobbiamo prendere la strada principale qua sopra, la Panamericana, che dovrebbe essere questa. Ci siamo. In teoria lo scivolo che avete appena visto, che abbiamo fatto, qua su Google non c'è, però loro ci passano, quindi anche con la motocarica un po' in tendenza facciamo le stesse identiche cose. E questo non so se sia un bene, però come dico sempre bisogna guardare la situazione del posto, adeguarsi e a volte anche copiarla. Anche se è illegale, però voi a casa non lo fate? Beh, chiaro, però se non lo fai qui non sopravvivi, quindi devi scegliere o morte o vita, o come diceva qualcuno, o plata o plombo. Comunque si ride e si scherza, ma questo tuk tuk è della Porsche. O meglio, customizzato Porsche. Piura in crescita, come dimostrano questi palazzi appena costruiti. Se volete vi aggiorniamo sui prezzi per l'acquisto di una buona abitazione, di un buon appartamento. Chi di voi non vorrebbe venire qua? Chi? Questo è il panorama. Si scherza un po' per sdrammatizzare, perché la situazione a volte è drammatica. Da 2 chilometri la situazione è sempre la stessa e l'odore che si respira fate voi.
Siamo a Suiana, non poco popolata, rientra infatti tra le città più popolate del paese. Anche se, lo potete vedere anche dal numero delle palme presenti, dato il clima caldo tutto l'anno, la città di Suiana è anche soprannominata la Ciudad del Eterno Verano, la città dell'eterna estate. Quindi se odiate il freddo, questa è un'altra location che potrebbe fare per voi. Preparatevi al deserto, a qualche difficoltà in più, però se puede hacer. E la miseria Suiana, che rotonda! Nell'aria tantissima polvere irrespirabile, mista a sabbia. Aria davvero irrespirabile. Ragazzi, mi è venuta improvvisamente voglia di cocco. Ci rifocilliamo un attimo, magari saranno anche freschi. Vamos a ver. Ci troviamo di fronte alla polizia dei carreteras. Ma la cosa interessante, vedete questo incrocio? Dietro la stazione della polizia c'è un'altra strada che prosegue verso nord. E quella strada conduce direttamente all'Ecuador, in quanto se guardate sulla cartina, da qua all'Ecuador per la frontiera interna sono 66 km. Qui c'è il cocco tenuto in frigo per renderlo fresco. Questo è il cocco da aprire. Ma io quello sa. C'è. Cioè, Sara voleva prendere il cocco caldo, ragazzi, ma il sole gli ha dato la testa. No. Ma che c'è qua? No, io volevo vedere l'apertura. Con queste temperature, chi è che vorrebbe il cocco caldo, quello freddo? Vabbè. Quello dos. Perfetto. Quanto è? È delizioso e disse tantissimo. Ammetto, anche se mi fa rabbia farlo, che è mejor Hai fresco. perso. Ragazzi, guardate quanto fa ridere Sara, che qua è bruciacchiata, sulla fronte è bruciacchiata. Tra l'altro ho messo anche la crema 50 più, però niente. Io non faccio ancora più ridere, ma questa volta mi sono coperto. E questo è il contesto in cui siamo. Bambini che giocano, chi travaca. Todo che saludan e Francesco che finisce il cocco da solo. Tonio, quel camion era per te. Tonio, sei un pivello a confronto. Comunque andateci piano, perché se lo bevete di colpo, secondo me così freddo, purtroppo qua non abbiamo il bagno. Cagotto assicurato. E comunque questo cocco ci è costato 5 soles, che sarebbe più o meno 1,50 euro. Nel frattempo assistiamo anche alla consegna della merce. ¡Qué rica moto! Esta è mejor della mia moto. ¿Cuánto es ese motor? 1200. Esta? 250. Pero tiene 4 amortizadores. Sí. Es mejor. Mi moto no se puede cargar como esta. Esta moto es legal en Perú? ¿Se puede viajar con esta moto? Siempre con papeles en regla. Es modificada por cargarla. Claro. Quindi queste moto non esistono in commercio, sono loro che le trasformano a volte con le ruote gemellate per poter aumentare il carico, perché qua ragazzi si fa tutto come una volta, magari sotto casa. E onestamente, se un po' mi conoscete, questa cosa non mi dispiace proprio al 100%, però ovviamente andrebbe presa con le pinze. Ah, quando vi dico che il sole è forte e rovina le plastiche, sono convinto che con 2 mesi la plastica si riduce in questa maniera. Acá non No tiene, lo hace todo eso, lo quiebra. non serve a nada, non serve a nada. Raffreddata l'aria, ovviamente a carburatori. Hasta luego! Cambio con il bilanciere come avevo una volta sul mio Red Rose 50, la prima avanti in basso, seconda, terza e quarta, la parte dietro sempre in basso. Questo è il carico depositato. Però erano arrivati in 3 e sono ripartiti in 2. Uno l'hanno perso per strada. Ma che ne sappiamo noi di qua come si trabaca? La signora mi ha invitato a lavarmi le mani. Ho messo... Ah, grazie. Sta bene, grazie.
Giustamente lo stesso rubinetto del camper, dove non bisogna tenere sempre l'acqua aperta, solo quando serve. Sono tornato anch'io, speriamo che la camera tenga, anche se la sento un po' traballante, quindi devo trovare un'altra soluzione. Suiana è anche chiamata la perla del Cira per il fiume che la attraversa. Allora, il supporto non ha tenuto manco per un cazzo. Adesso con delle forbici provo a togliere tutta la parte, quella che appiccica. Non è facile da togliere perché avevo utilizzato qua Attack, in quanto, come dicevo, non si può utilizzare sulla calotta del casco. Adesso spero di ricordarmi bene, ma dovrei avere il doppione dell'adesivo 3M da inserire proprio in questo punto, però non sono convinto perché il cervello è fritto. Questo è fatto con la stampante 3D, quindi è un materiale molto duro ma anche leggermente poroso. Per fare le cose fatte bene bisognerebbe avere un po' di carta abrasiva, però ovviamente on the road non ce l'abbiamo. Sai che ho fatto un buco nell'acqua. Non so se vi capita mai, quando pensi di avere una cosa e magari in questo punto poi vai a cercare, non ce l'hai. Se volete un po' di cinghie di riserva, qua ci sono tutte le misure. Anche nella prima dispensa dei ricambi purtroppo non ho trovato nulla, devo fare una sorta di foglio d'Excel per fare una cernita delle cose, perché onestamente con tutto il tempo che è passato non riesco a ricordarmi dove e cosa ho da parte. E niente ragazzi, la ricerca è andata male, dovrei continuare guardando nelle altre sacche. Qua sono sicuro che non c'è, perché in quella sacca ho il compressore e tutta l'attrezzatura in caso di foratura, ma si è fatta una certa e come sempre non voglio arrivare tardi in struttura, quindi ripartiamo. Mi dispiace, non avremo la mia visione, non avrete la mia voce durante il video, ma è anche un pezzettino breve, tutta panamericana, ma poi alla fine che cazzo me ne frega di me. Quindi in sella Ho fatto intanto il pieno d'acqua dalla signora qui di fronte. Comunque, quello che cercavo disperatamente, per chi non l'avesse capito, è il classico adesivo 3M biadesivo, leggermente spesso, che è il migliore per queste situazioni. Sono quasi le 3 di pomeriggio, abbiamo ancora 2 ore e 20, quindi tutta una tirata. Piovigina un po', anche se la nostra direzione è verso quelle palme, per cui un cielo più limpido. Intanto risaie a perdita d'occhio. La nostra destinazione sarà Mancora, sull'Oceano Pacifico. Guardate come è cambiato di colpo il paesaggio. Siamo quasi alla fine del deserto di Sechura, che termina praticamente con il confine con l'Ecuador. Stiamo attraversando il paesino di Ignacio Escudero e la vita della siesta. Ed ecco di nuovo il paesaggio infinito dell'America. E se non è Far West questo, credo che sia solo immaginario. Le rocce sembrano ricoperte da una coltre nera, che invece dovrebbe essere la vegetazione secca.
Queste conformazioni ci ricordano il paesaggio argentino. Il vento era cambiato, infatti queste sono le prime pale eoliche che vediamo in territorio peruviano da quando siamo partiti da Lima. Siamo a 70 km da Máncora. Bienvenido a Talara. Questo passaggio tra le rocce ci ricorda vagamente l'arrivo a San Pedro de Atacama. Un deserto ancora più arido, ma che insieme formano il lunghissimo ed infinito deserto del Pacifico. La situazione è mutata un'altra volta. Iniziano a comparire anche pompe per l'estrazione del petrolio, infatti c'è un tubo lunghissimo che da diversi minuti ci sta accompagnando qui sulla sinistra. Da questa parte infatti Lobitos, la cui parte sul mare, Playa Lobitos, è il centro per eccellenza peruviano per l'estrazione del petrolio. Qui è tornata tutta pianura rocciosa, incredibile, da non credere. Si susseguono continue pale per l'estrazione del petrolio, questa è attiva e attaccata alla Panamericana. I tubi che probabilmente trasportano l'oro nero. Playa Cabo Blanco a 7 km da qua, che aggiunge un ulteriore primato al Perù. Oltre ad essere un centro importantissimo per il petrolio, è famoso a livello mondiale per la pesca. Qui, grazie alla corrente fredda di Humboldt, che si intreccia con El Niño, corrente calda, si viene a creare un perfetto microcosmo per la vita del mare. E sembra che qui, addirittura negli anni 50, in una battuta di pesca, si sia pescato un marlin nero di 710 kg. Intanto compare il Pacifico. Che immensità! Un po' deturpato il paesaggio dalle pompe di petrolio, ma di qualcosa il paese deve pur vivere. Arrivati a Órganos, sulla sinistra il Pacifico, addirittura un Porsche davanti a noi, un po' di polvo, la dimostrazione che siamo in mezzo a gente di mare. Il fondo stradale è un disastro, però intorno il panorama della strada continua ad essere speciale. Che disastro, addirittura Tolondulé. Terreno a venta, se qualcuno fosse interessato ce lo scriva nei commenti. E questa strada bellissima ci ha condotto a Máncora, la nostra destinazione. Eccola, la scritta ufficiale: Bienvenidos a Máncora. Trafficatissima e polverosissima. Il grande Mac. Principale località turistica balneare del Perù. Cratere. È tutto allagato, non sappiamo per quale motivo, probabilmente o hanno bagnato la strada per la polvere oppure non so, ci è dura pensare che ci sia stato un temporale pazzesco. Dobbiamo girare a sinistra. Strada di sabbia, perri sono arrabbiati, Hola, colpe, non hanno gradito.
qui cadiamo dentro, è la fine. Eccoci, ci voleva, fine giornata tutto questo. Mannaggia. Mannaggia. Grazie. Giornate in Sud America sono lunghe, stanchezza si fa sentire. Ci siamo accorti di aver sbagliato struttura, abbiamo imboccato la strada per una struttura che non è quella dove abbiamo prenotato, ma ha lo stesso nome, però non riconoscevamo la zona, per cui ci siamo fermati, abbiamo controllato, dobbiamo tornare indietro di 4 km. Basta che usciamo da questo vicolo. Poi mi chiedete perché monto le TKC80 all'anteriore, perché qua le sorprese sono sempre in agguato. Continuiamo con l'acqua, ma perché? Intanto siamo sbucati nei giardini di Mancora. Di nuovo. Signore. Che disastro. Senza uscire di casa con le scarpe nuove. Che disastro. No, poi. In questo tratto di strada siamo a Nuova Delhi. Forse ne usciremo vivi. Abbiamo imboccato la strada giusta, ma sono 1,9 km per arrivare in struttura e tutta la strada è così di sabbia. Sembrava che non poteva andare peggio, invece sì. Wow, spettacolo con le barche a quest'ora della sera. Gracias. La strada sta peggiorando vertiginosamente. Intanto ci rincorriamo con le onde del Pacifico. 3 turiste. Attenzione. Forse ci siamo quasi. Ci siamo. Arrivati. Allora, eccomi tornato, come sempre, come mi vedete. Chiedo scusa perché ovviamente senza camera non ho potuto mostrarvi la strada, ma abbiamo avuto l'assistente. Ho anche finito le batterie e la scheda della Ista, ma onestamente non avevo voglia di fermarmi, volevo arrivare in struttura anche perché sono le 6:35, quindi quasi fuori orario. Ma per mia colpa, mia grandissima colpa, ho impostato male il navigatore, nel senso che sono andato tranquillo in quanto un paese piccolino, ma mentre andavamo ho detto ma qui c'è qualcosa di strano perché
Da Google avevo visto le immagini e eravamo un po' fuori, infatti l'altro si trova a 4 km di distanza. Tutto è servito per infangare un po' la moto. Avrà 12 anni il tipo che guida il tuk tuk. Comunque l'importante è che abbiano il posto dove lasciare la moto, gliel'abbiamo chiesto, ci hanno tranquillizzato, nel senso abbiamo un posto proprio per le moto, non per le auto, e abbiamo appena visto che domani il ristorante è chiuso, quindi bisognerà andare in centro. Comunque ragazzi, dai che siamo arrivati. Ma adesso pensate se a Sara dicono guarda avete sbagliato, non c'è il posto per voi, perché voi la vedete sorridere, inside sta un po' con il culo stretto. ¿Qué tal? A ver, la metemos acostado. Perfetto, grazie. Come mi ha visto, ho visto la moto, un po' si è impaurito perché la dimensione è tanta, ma dovrebbe aprirci la porta questa. ¿De dónde vienen? Ahora somos italianos, pero ahora no venimos de Italia. Acuática la moto. Tiene placa italiana porque llegó acá col barco. Claro. Ya no va a Montevideo. Ah, llegaron a Montevideo y de ahí se han venido ¿qué? ¿Que están por Argentina o...? Todo il recorrido del Sudamerica. Ah, qué bueno. È come un gocce. Sí, Oggettivamente sono un uomo distrutto perché una bella faticata, ma voglio finire con questo rumore. Allora, non è Versailles, però ragazzi. E vi regaliamo questo tramonto. Ora lo possiamo dire tranquillamente, ma dove minchia vi portiamo? Noi non siamo gente di mare e Io sì, tu perché non lo sei, non lo so. e il rumore dell'Oceano Pacifico è molto più forte dell'Adriatico. Speriamo di riuscire a dormire, se non dormiamo non importa, usciamo, c'è un'arietta fantastica che solo gli oceani sanno regalare, o le isole. Ecco il gatto nero di Sara che lei pensa addirittura non riuscirò a dormire, sempre il lato negativo. No, dormirai tranquillamente. Tra l'altro abbiamo scoperto che il titolare della struttura ha origini italiane, infatti c'è scritto Cocina Peruana Italiana. Al di là di questo prepariamoci, magari doccia velocissima, il bagno è un po' spartano, non ce ne frega nulla. No, ma è carino però. L'importante è che ci sia l'acqua calda, Sì, perché si a è volte messo qua l'acqua bene. caliente è un optional, perché Sì. siamo degli animali super zozzi, zozzissimi. No, non è... Ai. Be